mi ha scritto: mi è stato fatto notare dal mio capo che partecipo poco in riunione. In effetti, 9 volte su 10 vorrei dire qualche cosa, ma poi penso è inutile oppure l'hanno già detto. Che fare? Se io sono lì che mi dico, oddio, ma quello che devo dire non è abbastanza intelligente, oppure quello che devo dire l'ha già detto quell'altro, non proprio uguale, ma ci assomiglia. Se, chiaramente la motivazione a intervenire precipita, perché io mi sento come quella che deve portare la rivelazione sulla via di Damasco nella riunione e quindi se non credo che quello che devo dire sia così pregnante, sto zitta. Ma questa cosa, di nuovo, è veramente poco utile, non solo per te che stai zitta, è poco utile per tutti, perché di nuovo, se sei in quella riunione, in generale, se sei dove sei a fare il lavoro che fai, il tuo contributo di sicuro non è inutile, non è ritenuto inutile da nessuno. Quindi, qui si tratta di, anche qua, fare un cambio di prospettiva e dire: "Okay, qualunque cosa che io ho da dire, anche la più apparentemente, secondo me, banale, serve a uno scopo, che è fare un passo successivo nella discussione. Perché qualunque cosa noi diciamo, inevitabilmente influenza la discussione successiva. E ci sono secondo me una serie di contributi, di interventi che noi sottovalutiamo sistematicamente, che ci sembrano delle stupidaggini, che però invece, soprattutto nelle riunioni un po' caotiche, con persone meno strutturate che prendono le tangenti, sono veramente funzionali. Tipo quello che dicevamo prima, la ricapitolazione. Se io intervengo per rifare il punto di quello che si è detto finora o che si è deciso, sto facendo fare un avanzamento alla riunione, alla discussione. Allo stesso modo non è per niente inutile dal mio punto di vista andare a, aggiungere un'altra interpretazione, un'altra prospettiva su una cosa detta da un altro. Qualcuno ha portato dei dati, ha portato delle considerazioni, e io posso dire la mia su quelle stesse considerazioni, che non è ripetere la stessa cosa che ha detto l'altro, che non è parlare tanto per la voglia di parlare, è offrire comunque un mio contributo al discorso. Mhmm, lo so che alla fine noi tendiamo sempre ad autogiudicare tutto quello che vogliamo dire come se fosse una scemenza, ma vi invito veramente a, riconsiderare in questa prospettiva le volte in cui vi trattenete per paura di dire una banalità oppure di ripetere cose già dette. Mhmm, potete fare proprio anche come piccolo esercizio, cioè dire: "Okay, l'ultima volta che non ho detto quello che volevo dire in riunione, cosa mi sono detta?" E se invece provo a dirmi: ogni contributo è utile, anche il più apparentemente banale, che cosa invece vi viene voglia di dire o anche come vi viene voglia di dirlo? Cioè in che modo potete dire la vostra in un modo che sia più incisivo, e che vi faccia sentire più utili rispetto a quella discussione. Ecco, provate a chiedervelo, provate a fare questo esperimento e a metterlo in pratica nella prossima occasione. E anche qua, se vi va, ovviamente lo potete anche scrivere nella chat o nei commenti, così possiamo commentarlo insieme. Spero di avervi dato degli spunti che possiate mettere in pratica concretamente già dalla prossima riunione e vi lascio anche delle risorse in più, sempre gratuite, per approfondire questo argomento, diciamo, assertività in ufficio, se vi è utile, che sono una playlist che si chiama Assertività in pratica, che raccoglie tutti i video su cui cioè che ho fatto fino adesso e che farò in futuro sull'argomento appunto assertività in ufficio tutti i giorni. E poi il workbook gratuito, se non l'avete già scaricato, che si chiama Coltiva la tua assertività, che contiene un'infinità di esercizi, di passaggi molto pratici, molto immediati, per proprio allenare, i cambi di prospettiva che ci sono a monte e poi le parole, le espressioni che ci sono a valle nel cercare di essere più assertive nella vostra quotidianità in ufficio, con anche un sacco di esempi di applicazioni pratiche, di situazioni in cui potete reagire in modo aggressivo con l'esempio, passivo aggressivo con l'esempio oppure assertivo, sperando che questo vi possa aiutare anche a, come dire, riconoscervi e capire dove vi collocate adesso come stile, come approccio nelle vostre interazioni in azienda e possiate quindi anche scegliere in modo mirato su che cosa lavorare. Grazie per essere state con me e alla prossima. Ciao ciao!